Jaya Mukti Jana Bharaba Yasoda Nandana Yamuna Kila Jaya Rama Madhava Kunja Jaya Gopi Janapala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Namo Prabhupad Krishna Swami Nityanamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachalane Nirvishesha Shunyavani Paschatya Desha Karane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the subject tonight is all about yoga. Who's our here? So, subject is yoga. And in the modern world, of course, yoga has many different connotations. So, of course, all of those interpretations have some correctness in them. Naturalmente tutti gli significati hanno delle verità.
look at it in a more general way, why people would be interested in yoga. Ma se vediamo da un aspetto molto più ampio, vogliamo capire perché le persone sono interessate nello yoga. And this interest in yoga is very ancient. Questo interesse nello yoga è qualcosa di molto antico. In fact, we can say since the beginning of time, when human beings began to look up in the sky and wonder what is the universe, then they began to think about yoga. Infatti, fin dai tempi antichissimi, che le persone guardavano al cielo, no? E guardavano tutte le stelle, loro cominciarono a chiedersi, no? Che cos'è lo yoga. In the modern world, again, astronomers have been interested in the sky. Nei tempi moderni gli astronomi stanno guardando sempre verso il cielo. And they have instruments more sophisticated than people had thousands of years ago. They have telescopes. Praticamente hanno tecniche molto più avanzate, come i telescopi, quelli dei vecchi tempi che portavano alle stelle. And every year they invent newer and newer, more powerful telescopes. Così ogni anno abbiamo dei nuovi nuovissimi telescopi. Yeah. So they had some idea about the universe and the stars, etc. But in the 1990s they sent the Hubble telescope. Naturalmente tutti avevano qualche idea dello spazio, delle stelle, dei pianeti, ma poi nel 1990 mandarono nel cielo questo telescopio chiamato Hubble. So this telescope was beyond the atmosphere of Earth, so it was very clear. Quindi perché questo telescopio stava al di sopra dell'atmosfera, poteva vedere molto più chiaramente. Most of the telescopes we have on Earth are in places where the air is very fine and clear on top of a mountain somewhere where the air is thinner. Naturalmente oggigiorno abbiamo tutti questi telescopi dove possono osservare molto chiaramente, stanno sulle montagne dove non c'è praticamente foschia. So if we go beyond the atmosphere, they're completely, we'll have very, very clear images. Per cui avendo un telescopio che sta al di sopra dell'atmosfera ci fa vedere stelle molto chiaramente. So they focused the telescope on just a small area of the sky. There's a few stars there. Così hanno fissato questo telescopio su una parte del cielo. But they were shocked because what they saw was not stars, but galaxies. Ma quando hanno visto, no? Sono rimasti molto scioccati, perché quello che vedevano non erano solo stelle, erano galassie. And a galaxy has millions of stars in it. Così in ogni galassia c'erano milioni di stelle. Yeah? So within a small space, they had hundreds and hundreds of galaxies, which had millions and millions of stars each. Così in una piccola parte del cielo c'erano milioni e milioni di stelle e tantissime galassie. And thus they understood, the universe is bigger than we thought it was. Così pensarono e certificarono che lo spazio è molto più grande di quanto noi immaginiamo. Yeah. So this goes to illustrate that we don't know everything about the universe. Questo ci fa vedere che noi non conosciamo tutto dell'universo. We don't even know the size of the universe. Non sappiamo la natura dell'universo. We don't know how many stars are in the universe. Non possiamo contare le stelle. So it is very vast, and this is astonishing, even for scientists. È qualcosa di veramente meraviglioso anche per gli scienziati. We can, theorize some diameter of the universe, but it's all speculation. We don't know what it is. Sì, possiamo teorizzare che ci sono questo numero che non conosco come dire in italiano, lo spazio è grandissimo. And we are just one little spot in all of this. Here's our galaxy. E quindi vediamo nella nostra galassia un piccolo puntino è la Terra. And our sun is one little star in this huge galaxy among millions of galaxies. È un sole piccolissimo in tutta la galassia, con milioni di sole. And we're one planet going around the sun. So we're actually very, very tiny. So since the beginning of time,
People have been wondering, what is this universe? Why are we here? Quindi dall'inizio dei tempi la gente si chiede che cos'è questo universo. And it's only natural because human beings are very curious. È naturale perché siamo tutti molto curiosi. So we see in ancient times, even people who were so-called primitive Stone Age people, they were looking at the sky and determining, eclipses and solstices and everything. Lo vediamo già dai tempi antichi, quelli che noi chiamiamo primitivi. Le persone già si chiedevano sugli equinozi, solstizi, cercavano di comprendere. And in fact, we see that many civilizations like Egyptians and Assyrians and ancient Indians, etc., they were very fascinated with the sky. E anche tutte le altre civiltà antiche, egiziani, siriani, indiani, erano tutti affascinati con questi cieli. And they tried to make diagrams of the universe. E cercavano di costruire dei diagrammi sull'universo. And we have this also discussed in Srimad Bhagavatam, the fifth canto discusses the structure of the universe. E poi abbiamo anche nello Srimad Bhagavatam, nel quinto canto, si descrive la struttura dell'universo. And if we look at these diagrams and these explanations, we find that what they conclude is the universe has some arrangement, some plan behind it. E se guardiamo i diagrammi, le spiegazioni, la nostra conclusione è che dietro l'universo c'è una pianificazione. And of course, even in the modern world, they conclude that it doesn't look like everything is random in the universe, that everything is ordered. E persino nel mondo moderno non appare come se ci sia qualcosa a caso nell'universo, ma si vede che c'è un ordine. And this is, of course, represented by the mandalas in Buddhism and the yantras in India. They represent the universe, but the universe is very structured. E questo accade anche per i mandala buddisti, per gli yantra indiani. E si vede che da queste forme geometriche che l'universo ha una sua struttura. And the more that scientists investigate the universe and investigate even the cells of the body and the DNA, they understand that there is a very complex but very significant order. E anche gli scienziati, analizzando le cellule, il DNA e il cosmo, capiscono che c'è assolutamente un ordine dietro tutto questo, non è a caso. This is an aerial view of Angkor Wat, which is a huge Vishnu temple in Cambodia. Questo è Angkor Wat, visto dall'alto, è un grandissimo tempio vedico in Cambogia. It actually represents the universe. Che in realtà rappresenta l'universo. And we see it's all very structured in terms of rectangles and squares, E whatever. vediamo che ha tutta una sua struttura con rettangoli e quadrati. Yeah, and of course we see in material nature itself that everything is very harmoniously constructed. E vediamo anche nella natura stessa che tutto ha una struttura armoniosa. And everything follows very mathematical principles. E che ogni cosa segue dei principi matematici. Yeah, and of course Da Vinci also is trying to get order within the universe and order in the human body. E come vediamo qui, l'uomo di Leonardo che cercava di cogliere l'ordine dell'universo e anche l'ordine del corpo umano. So in other words, here he has the circle and the square as units for the human body. E anche qui ci sono dei cerchi e dei quadrati che incorporano il corpo umano. So, human beings have been searching for unity and order in the universe from the beginning of time. Quindi l'essere umano sta cercando unità e ordine nell'universo fin dai tempi più remoti. So of course, scientists are very, very expert at doing this. Naturalmente gli scienziati sono molto esperti in questo. But then there's another method of doing that. That's not going outside, but going inside. Però c'è anche un altro metodo per arrivarci, che non è di andare all'esterno, ma di andare verso l'interno. So this is the method of yoga. E questo è il metodo dello yoga. Yoga actually means to come together, to unite. Yoga in realtà vuol dire connettersi insieme, unione. So yoga seeks to bring about a unity between the universe, and the body, the mind, and the soul. Quindi lo yoga insegna a connettersi con l'universo, col corpo, la mente e con l'anima. It is not based on scientific proof. It's
based on going inside. Non è basato su prove scientifiche, ma è basato su andare interiormente. So, of course, as I said, yoga in the modern world has many connotations. Many connotations, many meanings to yoga. Naturalmente yoga ha molte connotazioni, molti significati. So some people say, oh, yoga means gymnastics. Qualcuno dice, lo yoga vuol dire ginnastica. They have, yoga competitions. Hanno fatto delle competizioni. So the person that can do a very complicated yoga pose with 23 stars of difficulty, then they get the prize. E allora cercano di fare delle posizioni molto complicate, si mettono giù sui tappetini e chi vince prende il premio. Of course, most gyms in the modern world have a yoga studio, so people are there doing yoga as a physical exercise. Tutte le palestre adesso hanno uno studio di yoga dove le persone vanno lì a fare esercizi fisici. Some people are interested in yoga because they think they get some supernatural abilities. Alcuni sono interessati allo yoga perché pensano di poter prendere e sviluppare dei poteri sovrannaturali. And even the yogis are doing great austerities. E ci sono anche degli yogi che fanno delle grandi austerità. If you go to Kumbh Mela, then you'll see the yogis in the Himalayas. They are standing on their toes for 50 years, or hand in the air for 50 years, or whatever it is, austerity. Se andate a Kumbh Mela vedrete gli yogi che vivono sull'Himalaya, che stanno in piedi su una gamba sola da tantissimo tempo, che stanno con un braccio alzato da un po' di anni. So in the modern world, of course, yoga is something anybody can do. E nei tempi moderni, naturalmente, tutti possono fare yoga. But according to scripture, there's a more exact definition of yoga and a definition of who is qualified. Ma naturalmente nelle scritture c'è una definizione più esatta di yoga, una definizione più esatta di chi è qualificato per farlo. So in the modern world, we have yoga for dogs, even, not just human beings. Nella moderna abbiamo persino lo yoga per i cani. Or for cats also. O per i cani. But we should go to the authority. So the authority in yoga is Patanjali. Ma noi dovremmo rivolgersi all'autorità, e l'autorità per lo yoga è Patanjali. So he wrote the Yoga Sutras, which is the basic book on yoga. Other people wrote things after that. Lui ha scritto lo Yoga Sutra, che è il libro di base per lo yoga. Yeah, this was written sometime before Christ, but actually before Patanjali also the system was there, but he codified it into sutras. Ma è stato scritto lo Yoga Sutra un po' di tempo prima della venuta di Cristo, ma anche prima del libro di Patanjali c'erano altri libri che parlavano dello yoga, ma il suo è proprio lo Yoga Sutra. So that system is famous for 8 limbs, or Astanga. Il suo sistema è famoso perché è suddiviso in 8 parti. Asta means 8, Anga means limbs. Asta vuol dire 8, limbs vuol dire parti. So we have different stages. The first is called Yama. La prima fase è chiamata Yama. That means restraints. You restrain yourself. Che vuol dire di controllarsi, di limitare se stessi. So no violence, no lying, no theft, no sex life, no hoarding. Quindi niente violenza, niente bugie, niente sesso. Yeah. Then we have Niyama, very similar, some other observances. Scusate, niente furti. So we have cleanliness, satisfaction, austerity, study, worship of God. La seconda fase è Niyama, osservanza delle regole, pulizia, soddisfazione, austerità, studio, adorazione divina. So these 2 angas or steps ensure that a person has very good conduct, and because he has good conduct, mind will be somewhat steady. Quindi queste prime 2 fasi assicurano che la persona abbia una buona condotta, e se c'è una buona condotta anche la mente sarà pacifista. So the next step is called asana, or postures. La fase successiva è chiamata asana o posizioni. Literally, asana means sitting. Asana letteralmente vuol dire seduti. So the sitting posture is very important to meditate. E quindi la postura da seduti è molto importante per la meditazione. And we have all sorts of yoga asanas, also ultimately leading to proper sitting. E ovviamente queste
posture o asana, alla fine portano al they lead to proper sitting. You can sit for long periods of time. Esercitandosi su tutte le posture, alla fine si impara a sedersi nel modo giusto. So after that, there is controlling the breath. Dopo questo viene il controllo del respiro. The yogis discovered that by controlling the breath, you can control the mind. Perché gli yogi hanno scoperto che controllando il respiro si può controllare la mente. Actually, they also understand that even in modern medical science. Questo si comprende anche ora nella scienza moderna. So they say that people who have high blood pressure, which means the heart beating, whatever, they can lower the blood pressure very easily by regulated breathing. Per esempio si dice che chi ha la pressione sanguigna alta, che ovviamente non fa bene per il cuore, o ha i battiti del cuore accelerati, dovrebbe imparare a respirare lentamente. So when one practices controlling the breath, it becomes easy to withdraw the mind from external thoughts. Perché quando uno impara a controllare il respiro sarà più facile tirare indietro i sensi. Then one can begin to concentrate internally. E potrà concentrarsi interiormente. When a concentration becomes continuous, it's called meditation. E quando questa concentrazione diventa continua si chiama meditazione. The final stage is called samadhi. Lo stadio finale si chiama samadhi. In that state, you stop the mind, intelligence, ego completely. E in quello stadio si ferma la mente, l'intelligenza e l'ego completamente. So what happens then? E cosa succede allora? If you can stop all the mental functions, the Atma reveals itself as pure consciousness. Perché quando si interrompono tutte le funzioni mentali, l'anima rivela se stessa come pura coscienza. So in this system, the first rules are more or less physical rules for the body. Quindi le prime regole sono fisiche, sono fatte per il corpo. Then we get controlling the mind. Poi abbiamo il controllo della mente. And finally we get no mind at all, only Atma. E alla fine non c'è più la mente, c'è solo l'anima. So in this process of yoga, though most people nowadays emphasize the physical yoga, the important part is to get to the mind. Quindi nel processo dello yoga, anche se oggigiorno la gente lo fa solo sulla parte fisica, c'è il fatto di pacificare la mente. So the mind is very important in two ways. One, it leads us into Maya, in material world. The other, it can be used for elevating us. La mente è molto importante, ci può condurre verso Maya, il mondo materiale, oppure verso le dimensioni spirituali. So the second sutra of yoga is stopping all actions of material consciousness. That is yoga. E quindi il secondo sutra dice che lo yoga blocca tutte le azioni della coscienza materiale e questo è chiamato yoga. If we go to the last sutra, it talks about liberation. When you control your mind, etc., you get liberation. E un altro sutra dice che se si controlla la mente si ottiene la liberazione. One is freedom from all material qualities and material goals. Che vuol dire libertà da tutte le qualità materiali e dagli obiettivi materiali. One becomes established in the self, or the Atma. Così una persona diventa stabilita nel sé o nell'anima. So in other words, the goal of Ashtanga Yoga is to realize Atma, or the self. In poche parole, l'obiettivo della Stanga Yoga è di realizzare l'atma o il sé. One becomes peaceful, one can be free from the cycle of birth and death. E uno diventa pacifico e si libera dalla nascita della morte. So normally we think of ourselves as the material body. Normalmente pensiamo a noi stessi come al corpo materiale. And up to this point in time, most scientists think, yes, you're a material body with heart and lungs and intestines and muscles and nerves, etc. E ora gli scienziati materialisti dicono sì, è vero, siete il corpo materiale, con gli organi, i polmoni, eccetera. The Vedic scriptures explain that
not only you have this gross body, you have a subtle body. Ma le scritture dicono che non solo abbiamo un corpo fisico di materia grossolana, ma abbiamo anche un corpo sottile. This means we have a body that we cannot really see. It's also material, but we can't see it. Questo vuol dire che abbiamo un corpo che non riusciamo a vedere. Anche se è materiale, ma noi non possiamo vedere. And in that body, we have the mind, intelligence, ego, pranas, chakras, etc. In questo corpo abbiamo la mente, l'intelligenza, l'ego, il prana, il chakra, eccetera. It's also very important. Ed è anche esso molto importante. We cannot exist with the material body without the subtle body. They have to go together. Devono andare insieme, il corpo materiale e il corpo sottile, non possono esistere separatamente. Both are material. Entrambi sono materiali. But we also have within the body the Atma or the soul. Ma nel corpo c'è anche l'atma, ossia l'anima. So this is the most important part of us. E questa è la parte più importante di noi. This gives us consciousness. Questo è ciò che ci dà la coscienza. If the soul leaves the body, we're dead. Se l'anima lascia il corpo, siamo morti. Unfortunately, the soul is covered by the mind, intelligence, ego, and the gross body, and we don't even understand we are the soul. Sfortunatamente l'anima è coperta dal corpo sottile fatto di mente, intelligenza, ego e dal corpo grossolano, e quindi non capiamo neanche di essere l'anima. So we should understand that we do have this body, which is that material, but it's made of mind, substance, etc., and it is very important for us. Ma dobbiamo capire che abbiamo sì questo corpo materiale e anche il corpo sottile, che però sono importanti per noi. It is useful even for physical cures. È utile anche per curarci fisicamente. So in that subtle body we have the chakras, which are very famous in the yoga system. Ad esempio nel corpo sottile abbiamo i chakra che sono molto famosi nel sistema del yoga. Chakra means a wheel. Chakra vuol dire ruolo. So these subtle energy centers are circular, like wheels. E questo vuol dire che le energie sottili girano come in una ruota. And they also turn like wheels. Sono come delle ruote e girano come delle ruote. And they're located at important parts of the body. E sono situati in parti importanti del corpo. So we see their locations mentioned here. E quindi qui vediamo questa tabella dove sono situati. And they're responsible for health of our body. Ed essi sono responsabili per la salute del nostro corpo. So, if the chakras are in a healthy state, then that part of the body is healthy. Se il chakra è in buona salute, quella parte del corpo è in buona salute, è sana. And if the chakra is unhealthy, then that part of the body is unhealthy. Mentre se il chakra non è sano, anche quella parte del corpo non è sana. So if we cure the subtle body with this chakra, then we can cure the gross body. E quindi se curiamo il corpo sottile con il suo chakra, curiamo anche il corpo grossolano. This is different from modern medicine, which you just do the gross body, ignore the subtle body completely. Questo è differente dalla scienza moderna che cura il corpo fisico ma ignora il corpo sottile. So these centers, apart from the organs, they're also important for they represent different stages of consciousness. Quindi anche i vari organi rappresentano vari stadi di consapevolezza. Yeah. And they are located from the base of the spine to the top of the head. E sono situati dalla base della spina dorsale fino al limite più alto della testa. And when you get to the top of the head, that means you get some spiritual realization. E quelli in cima alla testa permettono di ottenere una realizzazione spirituale. So the bottom chakras are very material consciousness. Stiamo parlando di chakra. I chakra inferiori invece sono legati alle attività materiali. So, though these are mentioned in the yoga scriptures, most people cannot see the chakras. Come menzionato nelle antiche scritture, la maggior parte delle persone non riesce a vedere il chakra. So scientists may think it's all imaginary. E quindi gli scienziati potrebbero pensare che è tutto frutto di immaginazione.
However, some people who do yoga, or even if they're not doing yoga, but they're doing some sort of therapy with subtle energy, they can begin to see the chakras. E quindi molte persone che fanno yoga, anche se non fanno yoga, fanno delle terapie sottili, di energie sottili, riescono a vedere i chakra. So this subtle body actually is quite complex. Questo corpo sottile in realtà è piuttosto complesso. It has many layers. E ha molti strati. And there are layers, each layer has the chakras on it. Ogni strato ha un chakra. But they're vibrating at higher and higher frequencies. E questi vibrano a frequenze sempre più alte. Or we could say higher levels of consciousness. O potremmo anche dire a livelli più alti di coscienza. So, when one does yoga, then these chakras tend to become harmonized. E quindi lo scopo dello yoga è di armonizzare tutti i chakra. That means our body is operating favorably so we can get our realization of Atma. In questo modo il corpo agirà in maniera favorevole per poter ottenere la realizzazione dell'Atma. So, in the Vedic scriptures, mind and the subtle body are considered to be material elements. Nelle scritture vediche la mente e il corpo sottile sono considerati materiali. At the same time, as we know from Bhagavad Gita, mind is very powerful. Allo stesso tempo, così come dice la Bhagavad Gita, la mente è molto potente. But even in normal world, if we look at history and culture and civilization, we see the mind is very important. It's a source of creation, a source of science, source of many things. Ma persino nel mondo materiale la mente è considerata una fonte di creazione attraverso la civiltà, la storia, la cultura. Unfortunately, the human being also uses the mind and intelligence for destruction. Sfortunatamente l'essere umano usa la mente anche per la distruzione. Consequently, the scriptures give us many rules to control the mind so we don't cause destruction. In conseguenza, le scritture ci danno molte regole in modo da non causare distruzione. So, in modern world, of course, most philosophers and scientists, the mind is only some abstract thing. Nel mondo moderno molti filosofi e scienziati pensano che la mente sia qualcosa di molto astratto. However, some scientists have investigated mind and they come to the opposite conclusion. Però alcuni scienziati hanno investigato la mente e sono giunti alla conclusione opposta. In the 1960s and 70s, the Stanford Research Institute in America carried out some studies on, say, clairvoyance. Per esempio negli anni 60-70 l'Università di Stanford in America hanno fatto degli studi sulla chiaroveggenza. Which we could say is like mystical cities. Che per noi è come un potere mistico, potremmo dire. So the military, that is American Army, was interested. Is this clairvoyance and these mental powers, is it real or is it fake? E quindi l'esercito militare americano si è interessato, pensavano questi poteri di chiaroveggenza sono reali o sono immagini fittizie? The reason they started this investigation because they heard that the Russians were also investigating this. Il motivo per cui avevano iniziato queste investigazioni, questa ricerca, è perché anche i russi l'avevano iniziato. There were some famous people in Russia who could move objects with the mind, etc. Were getting studied by the Russian scientists. C'erano molte persone famose in Russia che riuscivano a spostare gli oggetti con la mente e quindi gli scienziati russi avevano fatto degli studi. Of course, the goal of the military is not so humanitarian, it also has some military uses. Ovviamente non è che i militari hanno scopi umanitari, usano queste cose per scopi militari. So, Prabhupada was the scientist, the physicist in charge of the investigation, and he used Ingo Swann, who was a clairvoyant. Prabhupada was the scientist in charge. E quindi gli scienziati erano a capo di questi studi, di queste ricerche. And Ingo Swann was the mystic, or the clairvoyant. Ingo Swann, Ingo Swann era il veggente.
So their main subject was, can a person understand and know in one place something at a distance? La loro domanda è: può una persona comprendere e capire ciò che succede a distanza da loro? Yeah. So the scientists set up many different experiments for Ingo Swann, and the conclusion was yes, he can actually perceive 3,000 miles, 5,000 miles, 10,000 miles away. He can perceive things. E quindi lo scienziato giunse alla conclusione che è vero, Ingo Swann, cioè il chiaro veggente, può vedere una distanza di 3.000, 5.000, anche 10.000 km. With about 80% accuracy. 80%, Yes. con una correttezza di circa 80%. So then they understood that somehow the mind can operate beyond space and also beyond time. E questo ci fa comprendere che la mente in qualche modo può operare al di là dello spazio e del tempo. Ingo Swann could go into the past 200 years ago, or you go into the future, 50 years in the future, and look at it. Ingo Swann riusciva a vedere 200 anni prima cosa era accaduto, oppure 50 anni dopo. So then this helped us concluded that the mind is, we don't know what it is, but it's real. It has force behind it. It can do things. E la conclusione fu che la mente, anche se non la comprendiamo, è reale, può fare delle cose, ha una grande forza, può fare delle cose veramente. So if we want to discuss the real world, which science is supposed to discuss, we also have to discuss mind. E quindi se vogliamo discutere sul mondo materiale dal punto di vista scientifico, dobbiamo anche parlare della mente. This is just one experiment we carried out. Vediamo sulle diapositive i diagrammi di un esperimento che è stato fatto. So Ingo Swann was given a series of numbers. A Ingo Swann fu data una serie di numeri. The numbers represented latitude, longitude on Earth, a certain spot. No, just numbers. You got numbers. Just numbers. Yeah. Okay. Just some numbers, and then from that he had to conclude what do the numbers represent. Ok, gli furono dati una serie di numeri e lui doveva capire cosa rappresentassero questi numeri. Yeah. So the numbers represented some latitude, longitude of a certain place on the Earth. Questi numeri rappresentavano un certo luogo geografico. So they said, okay, tell us what's there. E allora gli chiesero, va bene, però cosa c'è lì? So then he sat down, did his meditation, whatever. Then he drew these pictures. E allora Ingo Swann fece un po' di meditazioni e alla fine disegnò queste immagini. He drew this map on the top, on the left Disegnò hand. una mappa, la cartina di quel luogo. And he drew this machine on wheels on the right hand side. Disegnò questa macchina su delle rotaie, su delle ruote. So the actual object, there was a photograph of a secret military installation in Siberia in Russia. E l'oggetto che lui aveva visto, percepito, era un oggetto segreto, un'installazione segreta, militare in Siberia. And Macchinario segreto. the Americans, a few days previously, had gone over and with their spy satellite, they got a photograph of that place. Pochi giorni prima, infatti, erano andati, i militari erano andati a fotografare attraverso satellite questo congegno. So there was no way he could see that photograph because nobody knew about it. Quindi non c'è alcun modo in cui lui avrebbe potuto sapere di quell'oggetto, di quella fotografia, perché nessuno lo sapeva. But he was able to draw a map of the military installation and that main machine that was there on those rails. Però lui fu capace di disegnare quel macchinario sulle ruote e anche la mappa del luogo geografico dove si trovava. So they did many experiments like that, including telling him what's on the other side of the moon, what's on Jupiter, and he got accurate information. E quindi lui fece molti esperimenti del genere, che chiedevano cosa c'è dall'altra parte della Luna, cosa c'è su Giove, cose del genere. Yeah. So in Princeton University, Professor Robert John
was trying to figure out if people can move objects with their mind. All'Università di Princeton il professor Robert Jahn cercava di capire se le persone possono muovere degli oggetti con la mente. Yeah. So the machine like this was you press a button and one of these balls would fall down and can go left or right. Avevano questo macchinario che attraverso un bottone faceva scendere la pallina e allora la pallina poteva andare a sinistra o a destra. So it's completely level, so half should go left, half should go right by law of chance. Queste palline andavano a sinistra o a destra per puro caso. Yeah. But then the test was you press the button and with your mind you say make it go to the left, make it go to the left, make it go to the left, and just see if you can make the ball go to the left. Ma il test consisteva nel dire alla pallina vai a sinistra, per favore vai a sinistra. Con la mente doveva convincere la pallina ad andare a sinistra. So they found out that if you do it 1,000 times and you're thinking left, 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 then significantly the balls will go to the left. E hanno scoperto che se ripeti 1000 volte sinistra, 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 vai a sinistra, alla fine la pallina va a sinistra. And they found even if the person who was thinking about the ball going to the left was 3,000 miles away, he could affect the balls. Scoprirono anche che una persona che era a 3.000 miglia di distanza poteva influenzare la pallina e farla andare a sinistra. And if he thought a week ahead of time, before the experiment took place, still he could do it. E se questa persona, una settimana prima di questo test, pensava di far andare la pallina a sinistra, la pallina poi la settimana dopo andava effettivamente a sinistra. So the conclusion was that consciousness of the mind can influence matter over space and time. E quindi si scoprì che la mente può influenzare gli oggetti al di là dello spazio e del tempo. So these are conclusions of scientists about the reality of the mind. Queste sono conclusioni della scienza sulla realtà della mente. Yeah. In China also there are many Qigong like Chinese yogis who have great powers also. Anche in Cina ci sono grandi yogi che hanno molti poteri. Okay, so one of the persons was this Zhang Bao Sheng, and he had such powers that the Chinese government was investigating him. Ad esempio in Cina c'è questo signore chiamato Zhang Baoshen che ha dei poteri mentali molto forti che il governo stava investigando. He was able to move a 45 kilo sack of sugar through a wall with his mind. Lui riusciva a muovere 45 kg di zucchero, un sacco pieno di zucchero solo con la mente. Another experiment with him was they put a little bug, like a beetle bug, in a glass sealed container. Un altro esperimento fu che misero una coccinella in un contenitore di vetro. So, the object was, using his mind, get the bug out of the jar. Il test consisteva nel provare con la mente a far uscire fuori dal barattolo la coccinella. So at a distance, he looked at the jar with the bug in it, meditated like this, and whoop, the bug came out. Questo signore cinese quindi meditò e alla fine il piccolo insetto uscì dal contenitore. So they were wondering, what did he do? Did he decompose the bug and put them together outside, or did he pull the bug through the glass? What did he do? Il contenitore era chiuso, quindi si chiedevano, ma come ha fatto? Ha polverizzato l'insetto e l'ha fatto riapparire fuori dal vaso, oppure l'insetto è passato attraverso il vetro del contenitore. So they got a camera that goes something like 100 frames per second, very, very fast. I think normal movie is 25 frames per second, like that. So this is like 100 frames per second, a camera, and they focused on the bug inside there, and then he did his thing, and the bug went up. So they looked at all of the photographs, and they found the bug going through the glass in 3 photographs. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso una macchina fotografica ad alta risoluzione con 100 fotogrammi al secondo, mentre in genere le macchine fotografiche hanno una risoluzione di 25 fotogrammi al secondo. E poi hanno analizzato tutti questi fotogrammi per capire
come aveva fatto l'insetto uscire dal contenitore, e in 3 di questi fotogrammi videro che l'insetto era passato attraverso il veleno. So, of course, by modern science, we cannot explain how it happens. Naturalmente con la scienza moderna non si può spiegare come questo sia avvenuto. But we can also conclude that somehow the mind is very powerful. Ma possiamo concludere in qualche modo che la mente è molto potente. And as Bhagavad Gita also says, yes, the mind is very powerful. E come dice anche la Bhagavad Gita, sì, è vero, la mente è molto potente. So he says, you deliver yourself with the help of the mind, and don't degrade yourself. The mind is the friend, he's also the enemy. E quindi la Bhagavad Gita dice che dobbiamo liberarci con l'aiuto della mente e non degradarci con la mente, perché la mente può essere amica, ma può essere anche nemica dell'anima condizionata. So the mind is a very powerful tool. Quindi la mente è uno strumento molto potente. Yogis, by their powers, they're controlling the mind, then they have more powers than we have. Gli yogi, attraverso lo yoga, arrivano a controllare la mente e quindi sviluppano più poteri di quelli che abbiamo noi. Now, in the Bhagavad Gita, Krishna says, whatever you think of, that is, using your mind when you die, you become that. Krishna dice nella Bhagavad Gita, tutto ciò a cui pensi al momento della morte, tu diventi quella cosa. Okay. So, Bharat thought of a deer in his mind that produced a deer body for him next life. Maharaj Bharata pensò a un cerbiato e questo produsse un corpo da cerbiato per lui nella vita successiva. So that is the power of the mind. E questo è il potere della mente, It produces your body. che produce il nostro corpo. So this, of course, is a little difficult to prove, but interestingly enough, we have some proof in the modern world. Questo naturalmente è difficile da provare, però è interessante vedere che possiamo provare in qualche modo nel mondo moderno. Dr. Ian Stevenson was an American psychiatrist. C'era il dottor Ian Stevenson, che era un famoso psichiatra americano, And he became interested in children who had memories of past lives. e divenne interessato ai bambini che avevano memorie delle vite passate. After studying about 2,400 cases, he came to the conclusion that children are telling the truth, they're not lying. E dopo aver studiato 2000 casi, giunse alla conclusione che i bambini dicono la verità, che non dicevano bugie. Looks like consciousness goes from body to body. Che la loro coscienza produceva il corpo successivo. But then he found another very strange phenomenon. Ma poi trovò un altro fenomeno molto strano. Some of these people had a rather violent death previously. Che alcune di queste persone in precedenza avevano avuto delle morti violente. And the marks of that death got imprinted in their next body. I segni di quella violenza erano impressi nel corpo successivo. So here we have one man who remembered his previous life in a village 100 miles away, and he died by shotgun wound in his chest. Qui abbiamo l'immagine di un uomo che aveva vissuto a circa 100 km da dove si trovava in questa vita ed era morto per un colpo di pistola e mostrava ancora dei segni nella vita attuale del colpo di pistola. So they found the police report, and they found the drawing, the autopsy with all the bullet holes, pattern of bullet holes in his chest. E quindi i poliziotti avevano, attraverso il disegno che lui aveva fatto, avevano scoperto appunto che lui era stato ucciso da una serie di proiettili nel petto. So in the present life, this small boy was remembering all of this. On his chest was the same pattern of bullet hole wounds. E quindi questo piccolo bambino nella vita attuale aveva nel petto gli stessi segni dei proiettili, dei colpi ricevuti nella vita precedente. Yeah. So that memory of the death somehow imprinted his next body. E quindi la memoria di quella morte in qualche modo si era impressa sul corpo successivo. So Dr. Ian Stevenson found many examples of this in his research. E quindi il dottore Ian Stevenson aveva trovato molti casi simili nelle sue ricerche. Yeah. So these impressions are carried over from one body to the next. Quindi queste impressioni vengono trasportate da un corpo al corpo successivo. Yeah. So if we don't control the mind, it can cause a great limitation for us.
Quindi se non controlliamo la mente, questo può produrre grosse limitazioni per noi. Yeah, so Bhagavad Gita says even one of the roaming senses in which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Per questo la Bhagavad Gita dice che anche uno solo dei sensi che non viene controllato può portare via la mente di una persona che non controlla i sensi. So Krishna emphasizes you have to control the mind. E quindi enfatizziamo che dobbiamo controllare la mente. It's difficult, but if you want to elevate yourself, you have to control the mind. È difficile, ma se vogliamo elevare noi stessi, dobbiamo controllare la mente. And thus the yogis are doing this with, pratyahara, dharana, jhana, and samadhi. Per questo gli yogi fanno questo con pratyahara, dhyana, dharana, samadhi, dharana, dhyana, samadhi. Of course, in Bhagavad Gita, Krishna also says working senses are superior to dull matter, mind is higher than senses, intelligence higher than mind, soul is higher than intelligence. Naturalmente la Bhagavad Gita dice che i sensi materiali sono superiori alla materia inerte, che la mente è superiore ai sensi, l'intelligenza è ancora superiore, più alta della mente, ma l'anima è persino più alta dell'intelligenza, più elevata. So, Krishna actually gives a good method for controlling the mind. E sappiamo che Krishna dà un buon metodo per controllare la mente. Of course, you can say, well, intelligence should control the mind. Yeah. Naturalmente c'è l'intelligenza che può controllare la mente. But then, soul has to control intelligence. Ma poi l'anima deve controllare l'intelligenza. So, like that. Soul has to control everything. E quindi l'anima deve controllare tutto questo. So, therefore, he said, embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experience a higher taste, he's fixed in consciousness. Per questo dice che il corpo incarnato, l'anima incarnata deve limitare il godimento dei sensi, che anche se l'anima incarnata limita il godimento dei sensi, il gusto, il desiderio per gli oggetti dei sensi rimane, ma se smette di impegnarsi in questo e sperimenta un gusto superiore, egli sarà fisso nella coscienza. So, if we have a taste for Atma, that can help us control the intelligence and the mind and the senses. E quindi se abbiamo gusto per l'anima, questo ci aiuterà a controllare l'intelligenza, la mente e i sensi. So somehow or other, we have to develop a spiritual taste. Quindi in un modo o nell'altro dobbiamo sviluppare questo spirituale. So that may be a little abstract for most people. Questo potrebbe essere un po' astratto per la maggioranza delle persone. So we have some practical ways in which you can use the mind and make it productive rather than destructive. E quindi ci sono dei modi pratici per impegnare la mente e renderla produttiva anziché distruttiva. So one use of the mind is choice. Un uso della mente è attraverso le scelte. We can change the habits of the mind. We can create goals. These are our choices. Possiamo cambiare le abitudini della mente, creare degli obiettivi. Queste sono scelte. And then the mind can be used to actualize those choices or goals. E poi la mente può essere usata per mettere in pratica queste scelte, questi obiettivi. Of course, for most people, it's very difficult to change the habits. Naturalmente per la maggioranza delle persone è molto difficile cambiare abitudini. But as Krishna says, you have to control the mind, otherwise you're lost. Ma le scritture dicono che bisogna controllare la mente, altrimenti siamo persi. So, of course, the secret is that the mind is operating, so we have stimuli coming in, and then we have response. Naturalmente noi sappiamo che arrivano degli stimoli alla mente e poi questa attua una risposta. So habit means between the stimulus and the response, there's no thought. E l'abitudine fa sì che tra lo stimolo esterno e la nostra risposta non ci sia il pensiero, non ci pensiamo. So if we want to stop a habit, then we have to separate the stimulus from the response. E quindi se vogliamo smettere con una certa abitudine dobbiamo separare lo stimolo che ci arriva dalla risposta. So in other words, after the stimuli come in, we have to pause and we have to carefully consider our choice. Then we can respond. E quindi quando arriva lo stimolo dobbiamo fermarci
e riflettere attentamente, ponderare e decidere, poi fare una scelta per decidere quale sarà il nostro risposta, la nostra risposta allo stimolo. If we become responsible for our choices, then we can change our lives. E se diventiamo responsabili delle nostre scelte, possiamo cambiare le nostre vite. Yeah. So, of course, most people will blame their conditions. Because of this and this, I cannot do anything. Naturalmente la maggior parte delle persone daranno la colpa alle condizioni esterne. Non posso fare questa cosa perché a causa di questo o di quell'altro. Our behavior, such as anger or fear, whatever, it becomes dependent on our conditions. E anche il nostro comportamento, come la collera, come diventa dipendente dalla nostra condizione. But we have to change that. Our behavior should be a function of our decisions and our choices instead. Dobbiamo cambiare questo, il nostro comportamento dovrebbe essere subordinato alle nostre scelte, non alle condizioni in cui ci troviamo. We should subordinate feelings like anger and hatred and fear to values. Cose come la rabbia, la paura, sì, la collera devono essere sottomesse ai nostri principi. So people who are driven by habit are reactive. Stimuli come in, they immediately react. Quindi le persone che coltivano certe abitudini sono reattive, loro ottengono un certo stimolo e reagiscono immediatamente. The circumstances produce immediate feelings and then they act. Le circostanze producono dei sentimenti, delle sensazioni immediate e loro subito reagiscono a questo. So, people who are stuck in this cycle cannot change and cannot establish goals. Le persone che sono prigionieri di questo ciclo non riescono a cambiare le loro abitudini. Okay, so a proactive person carefully considers and bases his actions upon very internal values. Le persone proattive considerano attentamente, basano le loro scelte su dei valori interni. Yeah. So the values that we base our choices on aren't things that are imposed upon us. Those are superficial. Ma i valori su cui basiamo poi le nostre decisioni, le nostre scelte, sono superficiali, sono imposte dall'esterno. They must come from inside. Ma questo è sbagliato, devono invece venire da di dentro. They must be part of ourself. Devono essere parte di noi stessi. We talked about choices, now we talk about goals. Abbiamo parlato di scelte, ora parliamo di obiettivi. We have these goals in our mind, this becomes how we act in our life. Noi abbiamo determinati obiettivi e in accordo a questi agiamo nella nostra vita. Our goal may be happy family life. Il nostro scopo potrebbe essere una vita di famiglia felice. It may be money. Potrebbe essere il denaro. Maybe work. Potrebbe essere il lavoro. Maybe possessions. Potrebbe essere i possedimenti. Could be pleasure. Potrebbe essere il piacere. Or friends and enemies. O amici, nemici. So these, of course, are common goals that people have, often imposed by society and parents. Questi sono obiettivi comuni che hanno le persone che in genere sono imposti dalla società, dalle famiglie. But what about the soul? This should be the goal. Nobody thinks about the soul. Ma che dire dell'anima? Nessuno pensa all'anima. Che obiettivi ha l'anima? So actually, human beings should think about this. Who am I? What are my real needs and desires? What will really satisfy me? What's my real nature? What is my true quality? What are the principles by which I live? In realtà l'essere umano dovrebbe pensare a questi obiettivi, dovrebbe chiedersi chi sono io, quali sono i miei veri bisogni e desideri, cos'è che mi soddisfa realmente, qual è la mia vera natura, quali sono le mie vere qualità, quali sono i principi con i quali devo vivere. Okay. Yeah. So,
Ultimately, if we really want to change, we have to base our principles upon the soul, the Atma. In fin dei conti, se vogliamo veramente cambiare, dobbiamo basare i nostri principi sull'anima, sull'atma. Of course, in this condition now, we don't know what the soul is, nor do we know the qualities of the soul or the goals of the soul. Naturalmente nelle nostre condizioni non conosciamo l'anima, non conosciamo le sue qualità e neanche i suoi obiettivi. So we can learn about the qualities of the soul from Scripture. E quindi dobbiamo imparare le qualità dell'anima nelle scritture. But more than that, we have to have a practice to actually get a taste for the Atma, and we can begin to understand the qualities of the soul. Ma più fuori di questo dobbiamo praticare in modo da avere un gusto per l'anima e in questo modo possiamo capire le sue qualità. And if we can establish the principles of the Atma, then we have a solution to a lot of problems in our life. E quindi se stabiliamo i principi dell'anima avremo le soluzioni per tutti i problemi della nostra vita. Then we get internal guidance. We don't have to look outside. E allora otterremo una guida interiore e non avremo bisogno di prenderla dall'esterno. We have security, no more fear, because we're eternal Atma. Avremo sicurezza in noi, non avremo più paura perché siamo anime eterne. We have power because we make our own decisions. Avremo potere perché in questo modo prendiamo le nostre decisioni. And we have wisdom because we're not we don't have a distorted view of the world from material influences. E avremo saggezza perché non avremo una visione distorta del mondo dovuto a distorta non avremo una visione distorta della natura materiale dovuta alle sue creature. Yeah, if we have low sense of security, we feel very helpless in all situations. Se invece abbiamo uno scarso senso di sicurezza, ci sentiremo molto indifesi, deboli. If we have a high sense of security, we'll be confident in any situation in the world. Mentre se abbiamo un alto senso di sicurezza, saremo sicuri in ogni situazione del mondo. If we have a low sense of guidance, we depend on others to make decisions. Se abbiamo un debole senso di guida, dipenderemo dagli altri per prendere decisioni. If we have a high sense of guidance, we can make our own decisions. Se avremo un alto senso di guida, potremo prendere le nostre decisioni. If we have a low sense of wisdom, we have a very distorted vision of the world. Se abbiamo un basso senso di saggezza, avremo una visione molto distorta del mondo. If we have a high sense of wisdom, we have a very accurate vision of how the world is operating. Mentre se avremo un alto senso di saggezza, avremo una visione accurata di come funziona il mondo. Low sense of power, we say let somebody else do everything. Se avremo un basso senso di potere, lasceremo che le altre persone facciano le cose per noi. With a high sense of power, then we create our future. Se avremo un alto senso di potere, potremo creare il nostro stesso futuro. Okay, so in achieving the goal, then the mind is very important. Quindi nel raggiungere uno scopo la mente è molto importante. The principle is, first we mentally create the goal, then it manifests. Il principio è che prima dobbiamo mentalmente immaginare lo scopo e dopo lo possiamo manifestare. You have to concentrate on it, and then it will appear in the real world. Quindi prima dobbiamo concentrarci sullo scopo, crearlo e poi questo apparirà nel mondo esterno. As we saw from the Bhagavad Gita and the example of Bharat, what you think of with the mind manifests in the world. Abbiamo l'esempio nella Bhagavad Gita che dice che quello che manifestiamo nella nostra mente si manifesta. So, unfortunately, most people like the principle, but they cannot apply the principle properly. Naturalmente le persone amano questo principio, ma non riescono ad applicarlo appropriatamente. Mind is too distracted, so they can't concentrate enough on the goal. Perché la mente è così distratta che non riesce poi a manifestarsi se stessa nel mondo. Of course, in Bhagavad Gita, Krishna says, well, mind is difficult to control, but practice. Naturalmente Krishna dice nella Bhagavad Gita, è vero, la mente è molto difficile da controllare, ma si può fare questo attraverso la pratica. Okay, so just to summarize, the change begins by understanding that we're not the body, we're the self. Per riassumere tutto, il cambiamento inizia quando capiamo che non siamo il corpo, la mente,
l'intelligenza, ma siamo l'anima. Change is possible, but you have to make effort. Cambiamento è possibile, ma dobbiamo fare lo sforzo. Practice will produce results. Solo la pratica produrrà dei risultati. Daily we have to drill the mind to accept a new paradigm, a new view of the world, new habits, new goals. Ogni giorno dobbiamo imporre la mente di accettare nuovi paradigmi, nuove abitudini, nuovi obiettivi. That's why we do sadhana bhakti daily. Ecco perché facciamo ogni giorno la sadhana bhakti. And we want to change ourselves. It's easier to change ourselves than try to change somebody else. E se vogliamo cambiare noi stessi, è più facile cambiare noi stessi che cambiare qualcun altro. Usually we think, well, that person's such a problem, they should change. But actually it's easier to change ourselves than change someone Noi else. diciamo, quella persona ha un problema, dovrebbe cambiare, però è più facile cambiare noi stessi. So we can change ourselves, but become responsible for our decisions and actions, and then we create our future. Quindi possiamo cambiare noi stessi. Per cambiare noi stessi dobbiamo diventare responsabili per le nostre decisioni e azioni e in questo modo possiamo ottenere il potere per creare il nostro futuro. Yeah. Okay. So we can choose our goals, but we have to choose our goals with intelligence, imagination, and focus on them constantly. Possiamo scegliere il nostro obiettivo, ma dobbiamo sceglierlo con intelligenza e immaginazione e concentrarci su questo costantemente. Of course, in spiritual life, we've got a little help because we've got scripture to help us. Naturalmente farlo con la vita spirituale è più facile perché abbiamo le scritture che ci aiutano. So these goals, we could have material goals or whatever, but they have to include acting according to these eternal principles. Possiamo anche avere degli scopi materiali, ma i nostri scopi obiettivi devono includere azioni che sono in accordo con i principi eterni. Some things we cannot change. We simply accept that as the mercy of God. Qualcosa che non possa cambiare. Yeah. E dobbiamo anche valorarci la misericordia del Signore. And if we change ourselves, per quello che non possiamo cambiare dobbiamo accettare la misericordia di Dio. If we change ourselves, then we can influence and change others. Se cambiamo noi stessi possiamo anche influenzare e cambiare gli altri. In choosing our goals, we try to choose something which is beneficial for everybody. E nello scegliere i nostri obiettivi dovremo scegliere qualcosa che ci beneficia anche per gli altri. We don't want to gain at others' expense. Non vogliamo guadagnare alle spese degli altri. Okay, so we can summarize this in a little bit different way. Possiamo riassumere questo anche in un modo un po' diverso. Yeah. We have the law of attraction. Whatever your mind is thinking of, that will produce your reality. Abbiamo la legge di attrazione che dice che tutto ciò che produce, che c'è nella mente, produce poi la realtà. The law of karma, actions produce results. If you choose violent actions, you will get suffering on yourself. Abbiamo la legge del karma che dice che le nostre azioni si ritrovano contro di noi, se facciamo violenza verso gli altri ci tornerà indietro. If we become responsible for our choices and don't commit violence, we get free from the law of karma. E invece se diventiamo responsabili, se diventiamo responsabili, controlliamo la mente, questo ci libererà dalle leggi del karma. And the law of change. Everybody wants change. If we change ourselves, we can change the world. C'è anche la legge del cambiamento, tutti vogliono un cambiamento, ma se cambiamo noi stessi produrremo anche un cambiamento nel mondo. And the law of choice. Poi c'è la legge della scelta. We have an inner guide to choose action. Abbiamo una guida interiore che ci aiuta a scegliere l'azione. We can simply ask some questions. Possiamo porci delle domande. Most basic is it good for the health? Molto basiche che siano buone per la salute. If it's harmful, don't do it. Se non è sano, non farlo. That's a very simple choice. It's very reasonable, but a lot of people cannot follow that. Questa è una scelta molto facile, molto ragionevole, ma molte persone non riescono a farlo. Will it create happiness? That is, we get some mental satisfaction and peace. Dobbiamo anche chiederci, questo offrirà beneficio sia fisico che mentale?
If our choice is going to make us completely disturbed, don't do it. Se le nostre scelte portano disturbo al corpo, allora non facciamo, non fate. Is this choice truthful? It's not full of deceit. Questa scelta è veritiera o ingannevole? Will our choice produce beauty in the world? Le nostre scelte produrranno bellezza nel mondo? And will it produce unconditional love? E produrranno un amore incondizionato? So any choice should say yes, 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 yes. All five should be yes. If one of them is no, don't do it. Quindi nelle nostre scelte dovremo considerare queste 5 cose. Se sono assenti allora non fate queste scelte. So in any case, we do have to train ourselves to choose properly and make responsible choices. Ad ogni modo dobbiamo addestrare noi stessi a scegliere appropriatamente. And ultimately, of course, everything is centered upon Atman and Supreme Lord. E in ultima analisi ogni cosa è basato sull'anima e sulla suprema persona. And of course, what this means is we do bhakti yoga. E questo vuol dire anche che pratichiamo bhakti yoga. This is the perfect yoga for getting unconditional love. Perché questo è lo yoga perfetto per ottenere l'amore incondizionale. Okay. That's it. Okay. Hare Krishna. Any questions? Ci sono domande? No? Oh. I can speak English also. For example, if we see the law of attraction, many people have several diseases, sickness. It means that they create this sickness from their mind. So is that the question? Do we create sickness from the mind? Sì. Okay. Hai parlato della legge dell'attrazione, ci sono molte persone che sono malate, che hanno delle infermità, vuol dire che tutto questo è partito dalla loro mente. Yeah. So surprisingly, actually, some doctors say that also. Sì, sorprendentemente alcuni dottori dicono che è così. And these are doctors trained up in Western medicine. Sono dottori che sono stati formati nella medicina occidentale. They say a lot of it is actually mind. Loro dicono che molto di questo è causato dalla mente. Of course, doctors also know that stress is a major cause of disease. I dottori però sanno anche che lo stress è una causa maggiore della malattia. So stress causes imbalance in your hormones, etc. Then that causes problems in your metabolism, starts affecting your organs, etc. E naturalmente i dottori dicono che lo stress crea degli squilibri negli ormoni, negli organi, eccetera. Of course, there are other factors as well. Naturalmente ci sono anche altri fattori. So the food you eat is going to affect you. Anche quello che tu mangi è uno dei fattori. The environment is going to affect you. L'ambiente ti influenzerà. And we have a lot of pollution, a lot of world, that's going to affect our health. Se abbiamo molto inquinamento, questo ci influenzerà. So of course we can also help by making proper choices of environment and food, etc. Ma di nuovo siamo noi che dobbiamo fare delle scelte appropriate riguardo al cibo, nell'ambiente, nello stile di vita. So some of the problems comes from karma. Però alcuni di questi problemi vengono dal karma. But where did karma come from? It comes from previous life where our minds were such that we did activities that caused the suffering. Delle attività che si sono generate prima nella mente. So, remarkably enough, also, some doctors also just say, not all doctors, but some say that if you use your mind, you can cure your disease. È abbastanza incredibile che alcuni dottori dicono che se usi la mente puoi curare la tua malattia. And there are examples of hopeless diseases people have,
But if they practice meditation in a regular way, suddenly disease goes away. And it cannot be explained. Persone che avevano delle malattie incurabili, ma praticando la meditazione in modo regolare, queste malattie sono andate via. Yeah. So one doctor explains that through the process of meditation, you actually begin to change your DNA. I dottori dicono che attraverso la pratica della meditazione si può iniziare a cambiare il DNA. Now, of course, how is that possible? Modern science can't really explain it. Naturalmente nessuno può spiegare come sia possibile questo nel modo moderno. But of course, there's many things that are still unexplainable in our human body and in the mind. Ma naturalmente ci sono tante altre cose che sono inspiegabili che riguardano il corpo umano e la mente. Anything else? Okay. Hare Krishna. Arrivo, Sua Santità Bhanu Swami, chi